Ciao ragazzi, oggi vi spiego che bicicletta ho acquistato. Dopo tante notti insonnie ho scelto la mia bicicletta finalmente. Ho fatto un sondaggio dove c'erano 4 biciclette, le mie preferite: una Specialized, una Canon del Moterra, una GT Force e una IT. Dalle vostre preferenze ho visto che vi è piaciuto tantissimo la IT, è una grandissima bicicletta, bellissima, soltanto che la consegna non era immediata e quindi quello mi ha fermato un po' l'acquisto, più che altro anche perché ha lo stesso motore della mia bicicletta che ho adesso attualmente, una GT Verb, che monta il motore Shimano E8000, un grandissimo motore, va benissimo, però mi ha stuzzicato, diciamo, l'innovazione con un nuovo motore del Bosch e quindi mi sono orientato su un altro tipo di bicicletta. Le 2020, le più, diciamo, più aggiornate sia come ciclistica sia come geometrie, hanno le ruote sia davanti che dietro da 29 con tanta corsa al posteriore. Ad esempio la Moterra monta 160 al posteriore e 180 all'anteriore. Non so ancora le novità della nuova Specialized Kenevo, però diciamo che se ancora la devono presentare e poi deve uscire, sicuramente non prima della fine dell'anno non sarà disponibile, quindi io ho bisogno di una bicicletta adesso perché io lo utilizzerò nel mio periodo di non lavoro da settembre a maggio, diciamo che è il periodo più libero dove io posso andare a girare, quindi è quello che più che altro mi ha fatto la scelta della bicicletta, non perché le altre biciclette sono tra virgolette montate peggio oppure costano anche meno, quindi ho valutato solo perché era in pronta consegna e diciamo con il montaggio e la tipologia di bicicletta che mi piaceva più di tutti. Quindi adesso vi dirò la bicicletta che ho scelto, è la Canon del Moterra SE. Questa mountain bike elettrica monta una doppia piastra davanti da 180 mm di corsa, ruote da 29 sia all'anteriore che al posteriore e in più monta una batteria da 625. Quindi diciamo che è una bicicletta completa in tutto, in pronta consegna perché me la consegnano adesso a settembre e diciamo che la vedo innovativa sia come geometria sia perché ho visto durante la Coppa del Mondo i test rider che provavano le biciclette sulla Val di Sole, quindi sono biciclette che sono ultra testate da rider che vanno veramente forte, quindi posso dire che come geometria, come struttura, come guidabilità sarà sicuramente una delle migliori 2020. Volevo prendere la GT ma purtroppo la GT esce a dicembre, monta però la batteria da 500 e ha motore Shimano. Diciamo che aveva anche le ruote da 29, quindi è stata un'evoluzione molto grossa rispetto al modello 2019. È una bicicletta che è molto valida perché ha un 150 di corsa sia davanti che dietro, è una gran bici performante sicuramente, è al limite tra una bici da enduro e una trail, quindi mi ha un po' scoraggiato quello perché io volevo una bicicletta un po' più estrema anche per fare percorsi più estremi, quindi con una bicicletta del genere, con la Canon del Moterra SE, riuscirò sicuramente a fare tutti i trail che desidero fare senza rischiare, perché con la mia vecchia bici che erano 130 di corsa con 27,5 di ruota ero sempre un po' impiccato, quindi diciamo che la bicicletta che ho scelto secondo me per il mio tipo di guida, per il mio tipo di percorsi che farò, secondo me è la migliore. Costa parecchio, però diciamo che se vuoi una bicicletta che ti permette di fare tutto, purtroppo devi tirare fuori anche dei soldini. Specialized Kenevo, secondo me quella che uscirà sarà più o meno simile, sarà anche quella sicuramente 180 o 200 con la doppia piastra forse, perché vedendo dei rumors abbastanza tirato come bicicletta, ma purtroppo, come ripeto, esce molto avanti e io purtroppo non me la goderò tanto perché dopo a maggio inizio a lavorare seriamente ed ho pochissimo tempo per sfruttarla, quindi io ho acquistato, come ripeto, la bicicletta Canon del Moterra perché sono già in pronta consegna, già col motore 2020 nuovo del Bosch, quindi quello già mi incuriosisce tantissimo. Sentito? Sentito? Vuol dire che è la bicicletta giusta. E quindi ho scelto su quella direzione lì. Ci sono anche tantissime altre biciclette tipo iBike eccetera, però iBike ad esempio consegnano in primavera ragazzi 2020, primavera è un po' tardino, un po' perché dopo 3 mesi escono già i modelli 2021, quindi tra virgolette dopo 3 mesi ha già la bicicletta vecchia, quindi questa cosa di far uscire le biciclette troppo avanti rispetto alla presentazione secondo me è un grande sbaglio per diciamo quelli che costruiscono biciclette, perché secondo me appena presenti una bicicletta dovrebbe essere già disponibile, un po' perché la gente non vede l'ora di arrivare a settembre per acquistare un modello nuovo, non puoi far aspettare un cliente tanto tempo perché magari ti passa anche la voglia e in più gli altri tuoi amici già girano con le biciclette
2020, quindi secondo me è un grave errore che le aziende devono guardare, perché se vogliono stare attenti alle vendite, per me quello è un gran difetto, tra virgolette, di servizio al cliente. Quindi secondo me è un grave errore non avere disponibili le biciclette appena si presentano i nuovi modelli 2020. Un'altra cosa, vi vorrei invitare la prossima settimana a Rimini, si chiama Italian Bike Festival, dove è possibile testare tutte le biciclette elettriche. Io farò dei vlog in serie, quindi farò tantissimi video con tutte le novità del settore, dalle biciclette 2020, dai test agli accessori, quindi cercherò di fare tantissimi video, piccoli video brevi, dove presenterò tutte le novità del 2020. Quindi se volete venirmi a salutare, sarò allo stand di forcellinocambio.com, dove potete trovarmi, farci 2 saluti e 2 chiacchiere. Alla prossima, ciao!